Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati in un secondo appuntamento settimanale. Quest'oggi realizziamo un progetto delizioso, quello che sto indossando proprio adesso. Lo definirei un mix tra classico e moderno. Per metà sembra quasi un maglioncino, soprattutto sulla zona delle maniche, forse anche sul colletto. D'altra parte sembra una giacchetta, poi impreziosito con i bottoni che fra poco vi mostrerò. Secondo me ho fatto proprio il mix perfetto. A me piace tantissimo questo progetto, tra l'altro è di una facilità e di una velocità unica. Ma andiamo direttamente all'occorrente. Ho utilizzato all'incirca 520-530 grammi di questo bellissimo filato Luna, che è un misto alpaca caldissimo. È un 50% lana, un 40% acrilico e un 10% alpaca. Ogni gomitolo è composto da 50 grammi di filato e più o meno vi sono 80 metri di filato stesso. Si lavora benissimo con l'uncinetto numero 7 e 8, però io con molta tranquillità anche in questo caso ho lavorato il tutto con l'uncinetto 6 e mezzo. Pensate che il filato Luna è in assoluto il filato più longevo della collezione di Borgo dei Pazzi Firenze, che produce e rivende il filato stesso, quindi anche qui stiamo parlando di un filato 100% made in Italy. E pensate bene, vi sono ben 54 colorazioni melage, cioè vastissima scelta. Io ho utilizzato la tonalità 66. Tra l'altro, se guardate bene l'etichetta, c'è un'icona di una t-shirt, una maglietta semplicissima, dove c'è scritto che con soli 9 gomitoli riuscite a realizzare una taglia 42. Io ne ho utilizzati più di 9 gomitoli perché ho realizzato comunque un progetto oversize più grande della mia taglia. Definirei la taglia di questo progetto una M abbondante. Infatti, se non indossassi qualcosa di pesante al di sotto, praticamente navigherei in questo progetto, ma è stato voluto. Insomma, sono rimasta in linea con le tendenze del periodo. Lo sappiamo, vanno molto di moda questi maglioncini un po' oversize. Comunque, se siete interessati a questo filato, al filato Luna bellissimo che io adoro, amo, è morbidissimo, caldo come vi dicevo prima, trovate il link del prodotto, del kit in generale, sotto al video del box informazioni come sempre. Tra l'altro vi invito a dare un'occhiata al sito borgodepazzi.com, ad andare a leggere le caratteristiche di questo filato e non solo di tutti gli altri filati, perché sono molto interessanti. A questo punto vi riporterei direttamente al video tutorial di oggi. Come sempre spero che vi piaccia, fatemelo sapere con un bel pollice all'insù e con un commentino. Iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi le prossime novità. A questo punto, sigla! Per questo progetto ho iniziato a lavorare alla parte dietro e ho sviluppato un pannello da 50 cm in larghezza e 50 cm in altezza. Per adattare questo progetto alla vostra taglia dovete prendere soltanto una misura, dovete misurare la distanza che c'è fra una spalla e l'altra. Se desiderate questo progetto un po' più oversize, allora aggiungerete qualche catenella in più, anche 5 catenelle. Lo stesso discorso vale per la lunghezza del progetto. Se lo desiderate più lungo, che scivola lungo i fianchi per esempio, andate a lavorare molte più righe di quelle che ho lavorato io. Per sviluppare questo progetto ho avviato esattamente 45 catenelle e ho lavorato dei punti alti in righe di andata e di ritorno. Il primo punto alto l'ho sostituito con un punto basso ed una catenella e dopodiché ho lavorato un punto alto in ciascun punto.
per un totale di 26 righe. Dopodiché sono andata a costruire la parte davanti. Come notate ho realizzato ben due pannelli rettangolari da 24 cm in larghezza per 50 cm in altezza, per cui l'altezza rimane invariata e anche il numero delle righe. In questo caso ho avviato invece 25 catenelle e ho lavorato sempre per 26 righe dei punti alti, il primo sostituito sempre da un punto basso ed una catenella. A fine lavoro ho lasciato chiaramente del filo in eccesso per andare a cucire la zona superiore alla zona superiore del pannello dietro. Anche qui, se dovete adattare i centimetri alla vostra taglia, basta togliere ai centimetri totali del pannello dietro 2 centimetri e li andate a dividere per due pannelli. Infatti 24 cm più 24 cm sono 48 cm contro 50 cm della parte dietro. Ho già cucito un pannello, guardate. Replicheremo la stessa operazione dall'altra parte, indipendentemente dal fatto se i pannelli sono sul dritto, sul rovescio, comunque la lavorazione rimane invariata sia da una parte che dall'altra. E tenete conto che poi andremo a rifinire il tutto. Vado a fare una catenella e in maniera davvero semplicissima, direttamente con l'uncinetto, vado a congiungere i primi 10 punti. Entro nel primo punto alto e nel primo punto alto del pannello dietro, prendo il filo e chiudo punto bassissimo. Ripeto per gli altri 9 punti. 2, 3, 4, 5, decimo ed ultimo punto. Vedete? Adesso vado a fare una catenella di sicurezza, mi porto il filo all'interno del lavoro e poi lo taglio. Magari ve lo mostro pure, guardate, entro nei punti e ritorno indietro giusto per bloccare bene il filo, perché si potrebbe anche sfilare, no? Quindi prima blocchiamolo e poi lo tagliamo. Tanto tranquille che non si vedrà nulla, perché poi capovolgeremo il nostro lavoro. Passiamo allo step successivo. Io chiaramente già mi sono portata avanti e ho realizzato la prima manica, che mi piace tantissimo. Faremo una doppia lavorazione, una lavorazione in tondo, una lavorazione a pannello, poi cuciremo sempre con uncinetto e filo stesso e vedrete che anche voi realizzerete le due maniche in maniera veloce, ma soprattutto facile. Anche qui bisogna prendere delle misure, la circonferenza del nostro braccio, quindi la misuriamo. Per esempio la mia è 34 cm, la metà di 34 è 17, per cui io dovrei andare a ricavare un giro manica da 17 cm, però ho calcolato un centimetro in più, l'ho fatto da 18 cm, considerando il fatto che indosserò questo progetto con un'altra maglia al di sotto. Andiamo a misurare 18 cm, io l'ho già fatto e ho segnato col marker i 18 cm ed equivalgono praticamente a 9 righe a punto alto. Prendo un gomitolo nuovo e inizio. Intanto faccio un cappio, farò il primo giro che alla fine andrà pure a rifinire questa zona con l'uncinetto numero 5. In questo modo riesco ad entrare per ciascun punto. Tengo il cappio sull'uncinetto. Per adesso faccio questo lavoro sulla parte del dritto, è chiaro. Giro il mio lavoro in questo modo, vado a sostituire sempre il primo punto alto con un punto basso e una catenella, ma non parto da questo punto che ho bloccato col marker, perché questi due punti andranno lavorati insieme. Farò una diminuzione proprio sotto l'ascella. Per ciascuna riga a punto alto andrò a lavorare 2 punti alti. Per tutto questo primissimo giro mi ritroverò esattamente con 41 punti bassi, 40 lavorati lungo le righe a punto alto, più 1, quindi 41esimo punto alto, perché è lavorato insieme con i marcapunti. Io, siccome ho già fatto la prima manica, mi ritrovo 41 punti, per cui devo cercare di riportare lo stesso numero di punti anche da quest'altra parte, ma lavorando 2 punti nella stessa riga il numero sarà uguale. Non parto da qui, ma parto dalla primissima riga. Mi inserisco e vado a fare il punto basso e la catenella. Nella stessa riga vado a lavorare un altro punto alto. Poi riga successiva, prendo il filo, entro, primo punto alto
secondo punto alto. È molto semplice. Non appena avete il lavoro fra le mani è ovvio che individuate il punto, no? Quindi riga successiva, primo punto alto e un secondo punto alto pochettino più avanti, ma sempre nella stessa riga. Quindi procediamo così finché non ci ritroviamo al punto segnato col marker, così vediamo insieme come fare la diminuzione e come continuare per il secondo giro e per i giri successivi. 40° ed ultimo punto. Adesso qui ho i 2 punti con il marker, lo tolgo e proprio qui andiamo a fare una diminuzione come vi dicevo prima. Quindi prendo il filo, entro, prendo il filo e chiudo solo le prime 2 asole, riprendo il filo, entro nell'altro punto, chiudo solo le prime 2 asole, quando ho 3 asole chiudo tutto. Vado a chiudere con un punto bassissimo nella catenella, quindi punto basso, catenella, entro e chiudo. Ora iniziamo il secondo giro, vado a sostituire sempre il primo punto con un punto basso e una catenella e proseguo lavorando un punto alto in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 41 punti alti. Continuerò in questo modo per questo secondo giro e per altri 3, per un totale di 5 giri a punto alto normale. In questo modo raggiungerò, diciamo, metà braccio. Adesso andrò a diminuire per i prossimi 3 giri. Perché? Perché voglio che la mia manica sia un po' a palloncino, quindi andrò a stringere questa circonferenza. Come? Innanzitutto inizio lavorando i primi 8 punti alti e poi vado a fare la diminuzione, quindi 1, 2, 3, ottavo punto alto consecutivo. Dopodiché i prossimi 2 punti li lavoro insieme, quindi entro, chiudo le prime 2 asole, riprendo il filo, entro nel punto alto successivo e chiudo le altre 2. Quando abbiamo 3 asole chiudiamo. Dobbiamo ripetere 8 punti alti ed una diminuzione per tutto il giro. Vi ritroverete 3 punti a fine giro. Nei primi 2 di 3 andrete a fare la diminuzione e nell'ultimo punto alto andremo a lavorare un punto alto. A fine giro ci ritroveremo con 37 punti, sempre numero dispari di punti, perché c'è sempre questo punto alto qui che lo andremo a lavorare. Non è altro che il punto della diminuzione effettuata proprio all'inizio, se vi ricordate. Terminato questo giro continuerò per altri 2 giri di diminuzioni. Io qui ho il mio taccuino praticamente, dove nel giro 7 andrò a lavorare 7 punti alti più una diminuzione per 4 volte più il punto alto a fine giro, e nel giro 8 lavorerò 6 punti alti più una diminuzione sempre per 4 volte, più il punto alto alla fine. Mi ritroverò esattamente con 29 punti alti totali. Io direi di vederci direttamente al giro numero 8, perché lì termineremo la lavorazione in tondo e avvieremo una nuova lavorazione. Completato il giro numero 8, come vi dicevo nella clip precedente, e ho in totale 29 punti. Adesso qui ho fatto la catenella di sicurezza e stacco il filato. Fermo così la lavorazione in tondo e inizieremo una lavorazione a pannello, proprio come ho fatto sull'altra manica, no? E inizieremo esattamente dalla parte del polso. Riprendo nuovamente il filato luna e faccio un cappio. Avvio 6 catenelle. 3, 4, 5, 6. A partire dalla seconda inizio a lavorare un punto basso in ciascuna catenella sottostante per un totale di 5 punti bassi. 3, 4, 5. Catenella, giro il mio lavoro e proseguo in righe di andata e di ritorno a punto basso ma in costa dietro. Entro con l'uncinetto nella metà catenella dietro e inizio a realizzare il primo punto basso. Seconda metà catenella dietro, secondo punto basso. Terzo punto basso, quarto punto basso,
quinto punto basso. Fatto questo, ripeto per un tot di righe, catenella, giro il mio lavoro, un punto basso, incosta. Continuerò in questo modo per un totale di 19 righe. Insieme ne abbiamo fatte 3, continuerò per altre 16 finché non raggiungo esattamente 20 cm, che è la circonferenza del mio polso. Anche qui, in base alle vostre misure, realizzate o qualche riga in meno o qualche riga in più se dovete realizzare più di 20 cm. 20 cm raggiunte, 19 righe fatte. Se vi va potete fare anche una piccola prova. In questo modo misurate il vostro giro polso, vedete, tutto coincide perfettamente. Andiamo a rifinire la zona superiore. Sempre nello stesso punto aggiungo un punto basso che vale come primissimo, qui niente angolo, e poi per ciascuna riga andrò a lavorare un punto basso. 2, 3, 4, 20, 21esimo punto. Perfetto, anche un numero di punti dispari, e il numero di punti mi serve appunto dispari perché comunque nelle righe successive farò un tot aumenti finché non raggiungo i 29 punti che mi ritrovo sul giro manica lavorato in tondo. Faccio una catenella, giro il mio lavoro, come seconda riga cambiamo punto di lavorazione giusto per giocare un po' con i punti anche in questo progetto. Vado a lavorare dei mezzi punti alti. Intanto proseguo lavorando un mezzo punto alto in ciascun punto per un totale di 21 mezzi punti alti. Primo punto, prendo il filo, secondo punto, chiudo tutte le asole insieme. E 21. Adesso dalla terza riga iniziamo con gli aumenti ad inizio e fine riga. Prendo il filo e nel primo punto lavoro 2 mezzi punti alti nello stesso. Poi lavoro 19 mezzi punti centrali. 1, 2, 3, 19esimo mezzo punto, e nell'ultimo vado a fare un altro aumento, 2 mezzi punti nello stesso. Da 21 mezzi punti siamo passati a 23 mezzi punti. Per le 2 righe successive andremo a lavorare soltanto 23 mezzi punti. Faccio una catenella, giro il mio lavoro e procedo. Tre, 4 e così via. Quindi continuerò così alternando una riga di aumenti e 2 righe normali finché non mi ritrovo con 29 mezzi punti alti, che sono quei punti che ci ritroviamo nel giro manica lavorato in tondo precedentemente. Bene, ho completato le prime 12 righe, ho contato anche la primissima riga a punto basso chiaramente. Vi dicevo nella clip precedente, ci vediamo nella 13ª riga che dobbiamo iniziare. Dalla 13ª riga, proprio questa che sto iniziando, per un totale di 8 righe andrò a lavorare esattamente 29 mezzi punti alti. Per cui continuerò così per questa riga e per altre 7, finché non raggiungo 32 cm di altezza. Bene, ho terminato le mie 20 righe totali, raggiungendo i centimetri desiderati e soprattutto raggiungendo i 29 punti che mi ritrovo sulla metà manica. E infatti, arrivati a questo punto, prendiamo il lavoro che abbiamo realizzato precedentemente. Dobbiamo cucire questa zona superiore con questa, ma lo farò sul rovescio, così la cucitura sarà all'interno. Capovolgo la manica lavorata in tondo. Possiamo aiutarci con dei marcapunti per bloccare i punti soltanto, nulla di particolare. Ultimo punto con ultimo punto. Invece di andare a cucire con ago e filo, vado a cucire direttamente con l'uncinetto numero 5, così velocizzo di gran lunga i tempi di lavorazione. Se vi va potete cucire anche con ago e filo, attenzione, non è detto che dobbiate cucire anche voi con l'uncinetto. Quindi entro nel primo punto e nel primo punto della lavorazione in tondo. Ok, prendo il filo, porto fuori
e inizio a cucire a punto bassissimo senza tirare troppo il lavoro, altrimenti stringiamo questa zona. Punto successivo, maglia bassissima, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e chiudo. E praticamente vado a cucire i 29 punti, per cui direi di procedere così. Ci vediamo nell'ultimo punto, così vediamo come proseguire lungo tutta la manica. È l'ultimo. Pareggio per bene tutta la lavorazione, guardate. Se vi va possiamo bloccare o con i marcapunti stessi o con delle mollette, come farò io. Ho fatto così anche dall'altra parte, mi trovo comoda. Pareggio il tutto, vedete? In questo modo vado a cucire il punto che coincide in entrambi i lati, no? Entro nella riga successiva e in quella che coincide e proseguo in questo modo sempre a punto bassissimo. È più facile a farsi che a dirsi, perché sicuramente non starete vedendo granché, ma una volta che avete il lavoro fra le mani noterete anche voi la semplicità di questo passaggio. Sto arrivando nella zona del polso, anche qui guardate, qui mi ritrovo le catenelle ed i punti bassi. Vado a congiungere un punto basso con un punto basso, primo punto con primo punto, secondo punto con secondo punto, terzo punto con terzo punto, quarto punto con quarto punto, quinto punto con quinto punto. Avete visto? Super semplice davvero. Faccio una catenella, stacco il filo e lo vado a nascondere per bene insieme a quest'altro tra le cuciture. Mi raccomando, non tagliate qui perché altrimenti si sfila il lavoro. Fate passare l'eccesso tra le maglie a zig zag, stessa cosa qui, stessa cosa sulla zona dell'ascella. Una volta fatto questo, sempre con il lavoro sul rovescio, andiamo a pareggiare la zona sotto l'ascella fino ai fianchi. Facciamo lo stesso lavoro da quest'altra parte, prendendo il filo, cappio, maglia bassissima oppure ago e filo. Ci rivediamo con le parti finali, perché comunque dobbiamo andare a rifinire tutti i contorni del nostro progetto. Bene, ho indossato il mio progetto, adesso è perfetto, quindi posso passare all'ultimissimo step di rifinitura. Andrò a rifinire tutta la zona inferiore, poi salgo, rifinisco anche il collo, così magari lo alzo un po' e poi scendo in basso fino a completare praticamente il giro. Sì, possiamo fare direttamente il giro. Adesso del gomitolo precedente mi è avanzato questo po' di filo, ma preferisco prendere un nuovo gomitolo, in questo modo il filo non verrà interrotto. Faccio un cappio ed inizio con una catenella, così a fine giro diverrà un punto basso e il lavoro è pulito. Parto esattamente da qui, da questa catenella, ok, quindi una catenella, uncinetto sempre 5, potete utilizzare anche il 5,5 o il 6, io preferisco in questo modo mantenendo la mano morbida. Qui già mi ritrovo all'angolo e vado a fare 3 punti perché comunque devo girare, no? 1, 2 e 3. Bene, poi giro il mio lavoro, vado a lavorare un punto basso in ciascun punto sottostante. In ciascuna riga ci troviamo dei punti alti, 2 punti alti per ciascuna riga. 1 e 2 nel punto successivo. Qui bisogna avere un po' di pazienza. Un punto basso, un punto basso. Bene, guardate, questo è il risultato della rifinitura a punto basso. Qui, come vi dicevo, 3 punti bassi. Qui sono sulla zona della cucitura. Faccio un punto basso nel punto già cucito e anche dall'altra parte. Ora
mi ritrovo sulla zona del collo dietro, no? Qui faccio una lavorazione un po' diversa, mi ritrovo 15 punti e vado ad effettuare la stessa lavorazione che abbiamo fatto precedentemente sui polsi. Questa lavorazione potremmo farla anche su questa zona, ma siccome io ho intenzione di fare una pieghetta e applicare un bottoncino proprio qui, non lo farò. Dopo aver fatto il primo punto basso vado a fare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle, ritorno indietro a punto basso, a partire dalla seconda prendo il filo e chiudo a punto basso e proseguo per gli altri 3 punti che mi rimangono, quindi 3 e 4. Passo al punto successivo, entro, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Faccio una catenella, giro leggermente il lavoro e vado a lavorare un punto basso in costa dietro sui 4 punti che mi ritrovo che ho lavorato in precedenza. 1, 2, 3, 4. E di nuovo catenella, giro leggermente il mio lavoro, procedo sempre in costa dietro. Quindi 1, 2, 3 e 4. Entro nel punto sottostante, prendo il filo, chiudo punto bassissimo, catenella, di nuovo leggermente giro il lavoro e procedo sempre in costa finché non vado a lavorare tutti i punti che mi ritrovo sulla zona del collo dietro. Vado a lavorare fino all'ultimo, proprio come ho fatto all'inizio. Qui poi procederò di nuovo a punto basso nell'ultimo 3 punti per formare l'angolo e dopo procedo sulle righe a punto alto. Procedo anche qui 3 punti bassi, procedo lungo le catenelle inferiori, anche qui nelle zone delle cuciture andrò a lavorare un punto basso proprio qui e qui sono i punti che già avevo cucito in precedenza. Punto basso, finché non vado a concludere il giro, infatti noi ci vedremo proprio qui. Ho tagliato il filato, con l'aiuto di un ago vado a realizzare l'asola di chiusura invisibile, per cui qui c'è la catenella, qui c'è il primo punto basso, vado a chiudere in questo modo. Come al solito nascondo il filo per bene, lo blocco ed il progetto è pronto. E questo qui sarà il risultato. Come notate ho arricchito la mia giacchetta con dei bottoncini vintage, quindi 2 li ho applicati proprio sullo scollo, no? Li ho proprio cuciti, mentre qui in basso ho aggiunto soltanto 3 bottoni vintage, praticamente è lo stesso colore del filato, 1, 2, 3, li ho semplicemente cuciti con del filo per cucire. Non ho realizzato un'asola, volendo la si può realizzare. Io semplicemente in maniera semplice e comoda vado a chiudere la mia giacchetta in questo modo, ma non è detto che dobbiamo chiuderla, anche aperta sta molto bene. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che il progetto vi sia piaciuto, mi raccomando fatemelo sapere con un bel pollice all'insù e con un commentino qui in basso. Spero che abbiate trovato il progetto facile e veloce e se lo replicate mi raccomando fatemelo sapere, fatemi vedere i vostri progetti. Vi ricordo che se siete interessati al materiale utilizzato trovate il link direttamente sotto al video del box informazione. Grazie per l'attenzione, grazie per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento alla prossima settimana, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanellina per non perdervi il prossimo progetto. A questo punto vi saluto, un bacino a tutti!